Ci stai ancora provando? Cos'è la 10ª volta che lo registri? Sono sicura che questa volta verrà a meraviglia, come sempre d'altro canto. Hai bisogno di attenzioni? Credi di essere importante? Non c'è motivo per cui qualcuno ti debba ascoltare. E comunque non hai nulla di interessante da dire e non sai parlare. Se chiudessi quella boccaccia sapresti che quello di cui vuole parlare riguarda anche te, bifolco ignorante. Invece, come sempre, sei il solito critico pezzo di... magari se solo... Se solo ne parlassimo a molte più persone, questa sì che è un'idea geniale. Insomma, pensate a quanti spunti interessanti e affascinanti potrebbero uscire da un argomento del genere. Potremmo anche parlare di quella cosa legata al cosino con quel progetto artistico che riguarda il cosetto. Basta! Uffa! Adesso parlo io. Zitti! Dicevamo? Ah sì, la frammentazione del sé. Direi che potevate intuirlo. No, non sono completamente pazza. E sì, alle volte ho i miei dubbi. Tutte quelle che avete visto sono parti di me, o meglio, le parti di me non integrate con il mio sé, che si comportano e agiscono come il genio di Aladdin. I can't believe it. I'm losing to a rug. Partiamo da un presupposto. Tutti noi siamo frammentati. Quante volte avete detto c'è una parte di me che non se la sente o c'è una parte di me che mi dice di fidarmi? Ma quante sono? Ma sono tutte così rumorose? Ma ce le abbiamo tutti? Ma che cosa servono? Fermi, facciamo un passo indietro, senza creare altra confusione. Nel 2016 la psicoterapeuta Janine Fisher pubblica un libro dedicato a dottori e pazienti, La frammentazione del sé. Link in descrizione. Nel suo libro, la Fisher spiega come queste parti si vengano a creare nell'infanzia o nelle varie fasi di crescita, quando il soggetto è sottoposto a situazioni di intenso stress o violenza, specialmente se operate da figure che rappresentano l'autorità, come genitori o tutori. Lo stress che ognuno di noi può sopportare è limitato, è come un recipiente, se lo vai a riempire troppo, trabocca. Allo stesso modo, quando lo stress è sollecitato più del tollerabile, i nostri impulsi neuronali schizzano a 1000. Stimolati dall'adrenalina, che ci mette in guardia e ci allerta del pericolo imminente, dal cortisolo e dalla noradrenalina. La combinazione di questi tre forma un cocktail di stress che mette tutto il nostro sistema nervoso in allerta. E cosa succede quando un bambino si trova a dover bere questo cocktail di stress per troppo tempo? Boom! Crack! Frammentazione. Una parte di quel bambino si dissocia dall'evento che sta accadendo. Gli sta scatenando troppe emozioni negative e controverse e quindi sfruttano la capacità innata del cervello di scindersi e compartimentalizzarsi. La frammentazione, secondo questa teoria, è un sintomo da stress post-traumatico. Subito durante gli anni cruciali della nostra formazione, imprigiona parti di noi in memorie traumatiche, legate alle modalità più istintuali di attacco e difesa. Modalità con le quali comunicano i bambini. La Fisher nel suo libro determina gli aspetti più caratteristici della frammentazione, che se non trattata può diventare anche molto grave, generando disturbo di personalità, disturbo bipolare e schizofrenia. Ma non saltiamo a conclusioni affrettate. La frammentazione rappresenta perciò un meccanismo di autodifesa. Ma come avviene tutto ciò? Quando veniamo sottoposti al trauma, preferiamo dimenticare la memoria traumatica e identificare come non me il bambino cattivo. Cosa intendo per bambino cattivo? Immaginiamoci di star giocando nella nostra cameretta. A un certo punto sentiamo un gran boato provenire dal salone. I nostri genitori stanno litigando, sono molto nervosi e non si accorgono di noi. Magari vola qualche piatto e siamo sempre più spaventati. La mamma, esasperata e stanca, se ne va via da questa zona di guerra e viene verso la nostra direzione. Il noi bambino magari cercherà di andarle incontro per aiutarla, consolarla o semplicemente cercare conforto per se stesso, ma anziché trovare un genitore comprensivo ne trova uno stanco e nervoso. Quindi cosa succede? Vi sgrida, perché la vostra cameretta è in disordine. Lei è nervosa e deve scaricare tutto questo stress addosso a qualcuno. Purtroppo ci siete di mezzo voi. Emotivamente il noi bambino si sarà sentito umiliato, arrabbiato, violento vedendo i genitori, oppure sottomesso, impotente. Ma in quel momento non è stato ascoltato e accolto e quei sentimenti che lo hanno fatto sentire come un bambino cattivo vengono scissi dal suo sé, creando così una parte legata al trauma, che rimane perciò a conservare quelle emozioni confuse e quel ricordo. La parte che va avanti con la sua vita non può ammettere di ricordare memorie così stressanti che l'hanno portata addirittura a spezzarsi. Siete già confusi? Bene!
Allora qualche info per voi. Nel libro Il corpo accusa il colpo, il dottor Van der Kolk spiega come le persone traumatizzate ricordino o troppo poco. E quando ricordano è perché le memorie traumatiche sono attivate da trigger specifici. In questo modo qualunque evento può far insorgere le parti senza nemmeno farcene rendere conto. Scansioni cerebrali su persone alle quali si riattiva il trauma evidenziano che quando venivano attivate le tracce della memoria visiva, sensoriale ed uditiva, il cervello razionale non funzionava più bene. 1. Il lobo frontale si spegneva. 2. Si spengono anche le regioni deputate a mettere in parola i sentimenti. 3. Quelle atte a creare un senso di orientamento nel tempo e nello spazio. 4. Il talamo, che integra i dati grezzi delle informazioni in entrata, anche lui caput. 5. A questo punto subentra in scena il cervello emotivo, che non è sotto il controllo consapevole e non comunica parole. Il cervello emotivo esprime questa sua attivazione attraverso diverse modalità. La prima di tutte è il mutamento dello stato emotivo. In secondo luogo, attraverso il mutamento della fisionomia del nostro corpo. Manifestiamo una nuova emozione. In terzo luogo, questo stress viene anche espresso attraverso una certa tensione o rilassamento muscolare. In sintesi, emotivamente, fisicamente e muscolarmente manifestiamo questo nostro stress. Aspetta, quindi mi stai dicendo che il nostro corpo manifesta di essere un'altra personalità? Hai bisogno di un disegnino? Inoltre, mutano anche le nostre stesse percezioni dell'ambiente circostante, ovvero che non ci sentiamo nel luogo e nel tempo che stiamo vivendo. Saremo nuovamente quel bambino traumatizzato, ma in un corpo adulto. In condizioni ordinarie, i due sistemi di memoria, razionale ed emotivo, collaborano per fornire una risposta integra. Ma se non siamo integri, come possono collaborare e parlare tra loro? Un arousal elevato non altera solamente l'equilibrio tra queste due aree, ma come abbiamo visto ne disconnette anche altre. Non siamo più in grado di capire che cosa stia accadendo attorno a noi. E la memoria traumatica non è organizzata secondo una narrativa logica, ma in frammenti sensoriali ed emotivi, immagini, suoni, sensazioni fisiche. Immaginiamoci ora che dentro di noi non ci siamo più noi, ma parti che litigano tra loro l'una per proteggere l'altra. E indovinate un po' qual è la cosa migliore? Quando il momento di stress sarà passato, voi non ve lo ricorderete neanche, perché avranno agito le parti e non il vostro sé conscio. Esempio, da bambini venivamo spesso chiamati stupidi. Un bel giorno al lavoro il nostro capo, magari ingiustamente, comincia a prendersela con noi e a darci proprio dello stupido. Questa situazione di umiliazione in particolare fa da trigger per l'attivazione di una parte. Ora, secondo la risposta di attacco e difesa, potremmo o scoppiare a piangere in modalità difensiva, o se subentra una parte attacco, potresti addirittura picchiare il tuo capo, magari con un bel pugno sul naso. Direi che nessuna delle due opzioni è valida. Jennifer Sweeton, psicologa clinica ed esperta internazionale di stress e disturbi d'ansia, sostiene che circa il 50% della popolazione sperimenterà a un certo punto della sua vita un evento traumatico. Ma come ci accorgiamo di essere frammentati se alle volte le parti nemmeno ce ne fanno rendere conto? Io mi sento perfettamente normale. Uno dei modi è la situazione che vi ho spiegato prima. È un chiaro esempio di scissione interna, ovvero agire in modi paradossali e contrastanti. Programmare il futuro e desiderare di non esistere. Oppure voi vi descrivete come una persona geniale e illuminata e magari i vostri amici e parenti vi descrivono come una persona iraconda e saccente. O banalmente la paura dell'abbandono è un chiaro segno di una parte bambina che ha il terrore di essere abbandonata. Abbiamo detto che il nostro corpo manifesta queste parti. Bene, osservate i vostri sintomi somatici. Siete spesso in situazioni di ipervigilanza? Avete una resistenza al dolore eccezionalmente alta? Sintomi narcolettici o fisici senza una causa medica ben spiegabile? A volte il vostro linguaggio corporeo è tipico di quello di un bambino. Altre volte invece camminate come un maschiaccio, sicuri, sputando per la strada. Altre volte invece camminate in punta di piedi per non disturbare nessuno. O spaventati, guardandovi dietro le spalle, anche se è pieno giorno. Vi sembra di non essere voi e recitare delle parti senza che nemmeno ve ne rendiate conto. Vi giustificate troppe volte dicendo «questo non sono io». Se il problema è la dissociazione, l'obiettivo dovrebbe essere l'associazione, ovvero integrare elementi dissociati del trauma nella narrativa corrente della vita, così che il cervello possa riconoscere che quello era allora e questo è ora. Come si gestisce tutto ciò? Semplice, mindfulness e terapia con uno bravo. Meditazione, dialogo interiore. Provate a vedere fisicamente nella vostra mente queste parti e a dialogarci.
La verità, come dicevo all'inizio, è che tutti noi siamo formati da parti e il modo in cui queste agiscono nella nostra vita può essere più o meno grave. Ma l'integrazione di queste è il modo migliore per essere noi. Le teorie sulla scissione interna risalgono addirittura a Jean-Martin Charcot, Pierre Janet, Sigmund Freud negli studi sull'isteria, addirittura nella tradizione degli indiani d'America. Le meditazioni sciamaniche vanno a cercare pezzi dell'anima frammentata nell'inconscio onirico. Platone che parlava già della tripartizione dell'anima, creando degli archetipi caratteriali che portiamo dentro di noi sino ad oggi e nella società tutta. Ma tornando in tempi più recenti. Richard C. Schwartz, psicoterapeuta sistemico e familiare, ha capito come la molteplicità dell'io non sia solamente legata al trauma. Mr. Schwartz, lavorando con i suoi pazienti, fa una scoperta unica. Durante alcune sedute tra membri di uno stesso nucleo familiare, accadeva una cosa strana. Nel momento in cui il rapporto familiare creava più disagio all'individuo, all'interno della conversazione si inseriva una terza parte. Un soggetto interno la cui postura, memorie e modo di parlare erano diverse dal soggetto con il quale aveva parlato fino a quel momento. Dopo varie ricerche e studi, nel 2011 fonda l'Internal Family System, un istituto che studia la relazione che le parti dentro di noi hanno tra loro. Sia nell'esperienza della Fisher che di Schwartz è stato chiaro fin da subito come per le persone fosse più facile riconoscere come sé alcune parti e non me altre. Ma una delle soluzioni che la Fisher adotta per l'integrazione del sé è proprio l'accettazione di tutte queste parti. La parte criticona ti serve, ti sprona a lavorare quando sei troppo pigro. La parte che ha paura di essere abbandonata si attiva quando magari stai frequentando una persona che sa in fondo che non è giusta per te. La parte iraconda è bravissima a combattere le battaglie al posto tuo, ma solo avendo un dialogo quotidiano interiore con se stessi si possono capire le esigenze di tutte queste parti. E chissà, magari ascoltandole per davvero si possono ricavare anche degli spunti notevoli. Bisogna ricordarsi che in fondo, se siamo arrivati qui oggi, è anche grazie a tutte queste parti e al lavoro che loro hanno fatto per noi, per proteggere noi. Siamo come dentro un labirinto di specchi. Solo guardando e toccando le forme possiamo davvero trovare la via d'uscita. Cazzo, sono un poeta! Grazie infinite a tutti voi che siete arrivati fino alla fine di questo video. Diciamo che era un video un po' spiegone che ho cercato di ridurre il più possibile. Mi dispiace se magari mi sono ripetuta, se c'è qualche errore, ma appunto era il primo esperimento di un viaggio che spero sarà lungo. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse mettete un bel like, iscrivetevi alla pagina perché ho intenzione di pubblicare tanti nuovi contenuti. E arriverà anche un video bloopers perché ci sono stati parecchi errori nel registrare questo video. Mi raccomando, lasciate tanti commenti perché è il primo video, ho bisogno di avere dei feedback, spero ovviamente in delle critiche che siano costruttive, che possano darmi nuovi spunti. Se così non fosse vi verrò a cercare, brutti bastardi. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima.